Benvenuti in questo viaggio tra storia, mistero e leggenda. Gli Illuminati di Baviera. Un nome che evoca potere, segreti e intrighi. Esistono davvero? Qual è la verità dietro i simboli che vediamo ovunque, dai dollari alle celebrità? In questo video esploreremo le origini di questa società segreta, il loro legame con eventi storici e come, tra miti e realtà, continuano a influenzare l'immaginario moderno. Restate con noi, perché quello che stiamo per scoprire potrebbe cambiare il modo in cui vedete il mondo. Se ami i temi che trattiamo, lascia un like ed iscriviti al canale. Ti ringraziamo. Gli Illuminati sono una delle società segrete più discusse nella storia dell'umanità, simbolo di un potere occulto e al centro di infinite teorie del complotto. La loro esistenza, per secoli, ha suscitato un mix di curiosità, paura e fascinazione, alimentando dibattiti che spaziano dal dominio politico globale all'influenza culturale. Dalla loro fondazione nel XVIII secolo, in un contesto di profonde trasformazioni sociali ed intellettuali, fino alla loro immortalità nella cultura popolare, gli Illuminati sono diventati molto più di un semplice ordine segreto e rappresentano l'archetipo della manipolazione e del mistero. In questo viaggio esploreremo le origini storiche degli Illuminati, le dinamiche che ne hanno decretato il declino e la successiva trasformazione in un mito globale, riflettendo sul loro lascito culturale e simbolico. Gli Illuminati nacquero nel cuore del movimento illuminista che tra il XVII e il XVIII secolo promuoveva la ragione, la scienza e l'individualismo contro la superstizione e l'autoritarismo religioso. Il fondatore degli Illuminati, Johann Adam Weishaupt, ne fu profondamente influenzato. Nato a Ingolstadt, in Baviera, il 6 febbraio 1748, Weishaupt proveniva da una famiglia accademica. Orfano di padre a 5 anni, fu cresciuto dal nonno, un sostenitore dell'illuminismo. Dopo aver completato gli studi in diritto, Weishaupt divenne il primo professore laico di diritto canonico presso l'Università di Ingolstadt, un incarico precedentemente riservato ai gesuiti. La sua frustrazione verso il clero e la sua passione per il razionalismo lo spinsero a immaginare una società segreta dedicata alla diffusione degli ideali illuministi. Il 1 maggio 1776, Johann Adam Weishaupt fondò l'Ordine degli Illuminati insieme a 4 collaboratori chiave: Anton von Massenhausen, Max Edler von Merz, Franz Xaver Zwack e Joseph Martin. L'obiettivo del gruppo era ambizioso: promuovere la ragione, combattere l'oscurantismo religioso e politico e creare una rete di individui illuminati in grado di influenzare la società dall'interno. La struttura gerarchica del gruppo era ispirata alla massoneria, di cui Weishaupt voleva inizialmente far parte, ma che in seguito ritenne non rispecchiasse pienamente i suoi ideali. L'oscurantismo religioso dell'epoca, con la sua capacità di influenzare la società, giocava un ruolo chiave nel rafforzare la sua determinazione. La Chiesa cattolica, con il suo controllo capillare sulle istituzioni educative, come nel caso dei gesuiti che dominavano l'Università di Ingolstadt prima della loro soppressione, esercitava un'influenza notevole sulla società. Questa influenza si manifestava nella censura del pensiero critico e nell'opposizione a molte delle idee illuminate che promuovevano la ragione e il progresso scientifico. Weishaupt percepiva il clero come un ostacolo alla libertà intellettuale e cercava un modo per diffondere le idee illuministe senza incontrare l'ostruzionismo della Chiesa, che all'epoca rappresentava un baluardo della tradizione contro il crescente movimento illuminista. Gli Illuminati erano organizzati in 3 gradi principali, ciascuno con ruoli e compiti specifici. I novizi erano i nuovi membri, spesso giovani, che venivano introdotti ai principi base dell'illuminismo e alle regole dell'ordine. Il loro compito principale era quello di studiare e dimostrare fedeltà al gruppo in vista di eventuali responsabilità più elevate. I Minervali, ispirati alla dea romana Minerva, simbolo di saggezza, i Minervali fungevano da intermediari tra i novizi e i ranghi superiori. Avevano il compito di istruire e supervisionare i novizi,
promuovendo al contempo le ideologie dell'ordine nella società circostante. I Minervali Illuminati. Questo era il livello più alto, riservato ai membri più fidati, istruiti e influenti. I Minervali Illuminati erano responsabili della strategia globale dell'ordine, occupandosi di decidere le politiche e di pianificare le azioni per influenzare i ranghi superiori della società. Inoltre, mantenevano segreti i dettagli più riservati dell'organizzazione. Ogni grado aveva riti di iniziazione complessi che spesso includevano elementi simbolici come il giuramento di segretezza e la rinuncia alla vita precedente. Il simbolo più famoso associato agli Illuminati è la civetta di Minerva, che simboleggia la conoscenza, la saggezza e l'illuminazione intellettuale, qualità fondamentali per i membri dell'ordine. La civetta, che era il simbolo della dea romana Minerva, simboleggia la capacità di vedere oltre l'oscurità dell'ignoranza. Altri simboli spesso associati includono il triangolo equilatero, che rappresenta l'armonia, l'equilibrio e l'unità tra corpo, mente e spirito. L'occhio onniveggente, sebbene più legato alla massoneria, è spesso erroneamente attribuito anche agli Illuminati. Questo simbolo, che rappresenta un occhio all'interno di un triangolo, è interpretato come una rappresentazione della visione divina e della sorveglianza su tutta l'umanità. Questi emblemi, spesso carichi di significati mistici, contribuiscono a rafforzare il senso di mistero e potere che circonda gli Illuminati. Grazie all'aiuto di membri influenti come il barone Adolf Knigge, l'organizzazione crebbe rapidamente. In Germania, gli Illuminati si stabilirono principalmente nelle città universitarie come Ingolstadt e Monaco, reclutando accademici e intellettuali che promuovevano l'illuminismo. Johann Adam Weishaupt svolse un ruolo centrale nel dirigere l'ordine, ma fu affiancato da figure come Franz Xaver Zwack, che elaborò gran parte della struttura amministrativa e ideologica del gruppo. Zwack si occupò anche della redazione di documenti segreti che delineavano strategie per infiltrare istituzioni chiave come le università e le corti reali. In Francia, l'influenza degli Illuminati si intrecciò con i circoli rivoluzionari, destando sospetti di coinvolgimento nella Rivoluzione francese. Questi sospetti derivavano dall'affinità degli ideali illuministi con quelli della rivoluzione stessa, in particolare con l'uguaglianza, la libertà e il progresso. Sebbene non ci siano prove concrete che gli Illuminati abbiano orchestrato direttamente la rivoluzione, molte figure chiave dei circoli rivoluzionari francesi condividevano idee che si ricollegavano a quelle dell'ordine. Tra i personaggi associati al gruppo spicca Honoré Gabriel Riquetti, conte di Mirabeau. Sebbene la sua affiliazione non sia stata mai confermata con certezza, Mirabeau, un ardente sostenitore dell'illuminismo, contribuì a diffondere idee di riforma politica che rispecchiavano gli obiettivi degli Illuminati. Le loro idee trovarono terreno fertile tra intellettuali e politici desiderosi di abbattere il vecchio regime. In Italia, il gruppo trovò sostenitori tra i sostenitori delle riforme illuministe. Tra i membri della massoneria, in particolare il filosofo illuminista Antonio Genovesi, gli Illuminati apparvero come un'alleanza naturale per promuovere il cambiamento sociale. Nonostante il gruppo non abbia raggiunto la stessa influenza che aveva in Germania o Francia, i suoi ideali hanno contribuito a ispirare movimenti di riforma culturale e politica, soprattutto nel Regno di Napoli. Entro il 1784, gli Illuminati contavano oltre 3.000 membri sparsi in diversi paesi europei e la loro rete includeva accademici, politici e intellettuali di spicco, tutti impegnati nella promozione di una società guidata dalla ragione e dall'illuminazione. I riti cerimoniali degli Illuminati erano elaborati e miravano a conferire un senso di mistero e di appartenenza ai nuovi membri. I novizi venivano introdotti all'ordine attraverso una cerimonia di iniziazione che simboleggiava il passaggio dall'oscurità dell'ignoranza alla luce della conoscenza. Durante il rito, il candidato doveva giurare assoluta segretezza e rinunciare a qualsiasi convinzione precedente che potesse entrare in conflitto con i principi dell'ordine. Spesso, per simboleggiare l'illuminazione intellettuale, si utilizzavano candele accese e, per celare l'identità degli altri membri, maschere. La cerimonia includeva anche una serie di domande volte a testare l'impegno e la lealtà del candidato.
Una volta accettato, al novizio veniva assegnato un nome in codice, ispirato a figure storiche o mitologiche, che rifletteva il suo nuovo ruolo all'interno dell'ordine. Nei gradi superiori, i rituali diventavano più complessi e includevano simbolismi mistici e filosofici per simboleggiare la rinascita del membro come individuo pienamente illuminato. Questi riti erano fondamentali per rafforzare il legame tra i membri, preservare il segreto e la coesione dell'ordine. Durante le cerimonie iniziatiche, nei gradi più avanzati, si svolgevano simbolici sacrifici di animali. Questi rituali simboleggiavano il passaggio dalla vita precedente a una nuova esistenza illuminata. Un animale, spesso un capro o un uccello, veniva sacrificato sopra il candidato, il cui ruolo era simbolicamente quello di accettare la morte della propria ignoranza per rinascere come membro illuminato. L'immersione nel sangue dell'animale simboleggiava la purificazione e la rinascita spirituale, elementi centrali della filosofia del gruppo. Sebbene controversi, tali riti erano considerati fondamentali per rafforzare l'identità del membro all'interno dell'ordine e consolidare la sua lealtà agli Illuminati. Il successo degli Illuminati attirò l'attenzione delle autorità bavaresi, che li consideravano una minaccia per l'ordine costituito. Questo timore era alimentato dalla loro crescente influenza nelle istituzioni educative e nei circoli intellettuali. Documenti segreti intercettati rivelavano piani per infiltrarsi in strutture chiave della società, come le università e le corti reali, e per promuovere ideali illuministi in opposizione al potere tradizionale. Le autorità bavaresi, preoccupate per la stabilità politica e sociale, consideravano gli Illuminati come una minaccia per l'ordine vigente, in grado di destabilizzare la società. Alcuni membri influenti dell'ordine, come Franz Xaver Zwack, furono arrestati, interrogati e i loro scritti confiscati, e questo fornì ulteriori dettagli sulle operazioni segrete del gruppo. Questo clima di tensione culminò nel 1784 con l'emanazione di decreti che vietavano tutte le società segrete, incluso gli Illuminati, nel tentativo di ristabilire il controllo e prevenire la diffusione delle loro idee radicali. Costretto a fuggire, Weishaupt trovò rifugio a Gotha sotto la protezione del duca Ernesto II. Continuò a scrivere opere che difendevano gli ideali illuministi e la legittimità degli Illuminati. Tra le sue opere più note figurano l'Apologia degli Illuminati e l'Addenda per la giustificazione delle mie intenzioni, in cui cercò di rispondere alle accuse mosse contro l'ordine e chiarire i suoi scopi. Questi testi, pubblicati tra il 1785 e il 1794, rappresentano un tentativo di preservare l'eredità dell'organizzazione. Weishaupt morì il 18 novembre 1830 a Gotha, in Germania, dove aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita. La sua morte segnò la fine definitiva di una figura centrale nella storia degli Illuminati, ma il mito del gruppo sopravvisse ben oltre la sua scomparsa. Gli Illuminati difendevano gli ideali della società, ma questa non si riprese mai completamente, e Weishaupt lasciò un movimento molto frammentato. Nel corso dei secoli si sono susseguite molte narrazioni sugli Illuminati. Si racconta che i cosiddetti Protocolli dei Savi di Sion, un documento antisemita prodotto nei primi anni del XX secolo, siano associati agli Illuminati. Questi protocolli furono originariamente presentati come una presunta prova di un complotto giudaico per dominare il mondo, ma in realtà sembrerebbe trattarsi di un falso creato dai servizi segreti zaristi per alimentare sentimenti antisemiti e giustificare la persecuzione degli ebrei. In epoca moderna, si sostiene che alcune delle famiglie e figure più influenti al mondo si riuniscano ancora in segreto per discutere e pianificare decisioni che potrebbero influenzare il destino del pianeta. Tra gli incontri vi è il Gruppo Bilderberg, un'assemblea annuale che riunisce leader politici, economisti, dirigenti aziendali e accademici. Nato nel 1954, il gruppo è ufficialmente descritto come un forum per il dialogo informale tra Europa e Nord America, ma molti lo collegano agli Illuminati a causa del suo carattere esclusivo e della segretezza che avvolge i suoi lavori. Tra i partecipanti di rilievo figurano membri delle famiglie Rockefeller e Rothschild, nonché politici di spicco come Henry Kissinger e membri delle case reali europee, come la famiglia reale olandese. Secondo alcuni,
Questi incontri rappresentano un'opportunità per pianificare strategie globali che spaziano dalla gestione dell'economia mondiale al controllo demografico. Un altro evento spesso citato è il Bohemian Grove, un raduno annuale che si tiene in California e al quale partecipano figure influenti del mondo politico, economico e culturale statunitense. Secondo alcuni, questo incontro includerebbe rituali simbolici e discussioni su decisioni segrete riguardanti il dominio globale. Le teorie trovano alimento nella riservatezza assoluta che circonda il raduno e nella partecipazione di personalità di spicco come presidenti americani, dirigenti di multinazionali e leader militari. Questi incontri, reali, ma forse oggetto di speculazioni, sono interpretati come manifestazioni moderne delle attività degli Illuminati che continuerebbero a esercitare un potere occulto dietro le quinte delle decisioni mondiali. Tuttavia, lo scopo dichiarato di tali incontri, come il gruppo Bilderberg, è favorire il dialogo su questioni globali di importanza strategica in un ambiente privato e informale. I partecipanti discutono di economia, geopolitica, tecnologia e cambiamenti sociali, senza vincoli di natura diplomatica o ufficiale. Questo consente di affrontare temi complessi senza la pressione dell'opinione pubblica o dei media, il che alimenta speculazioni sul loro presunto ruolo in un nuovo ordine mondiale. Tra le molte narrazioni che circondano gli Illuminati, una delle più persistenti è quella che li lega a presunti patti con il diavolo e a pratiche occulte. Queste accuse affondano le proprie radici nell'opposizione ideologica degli Illuminati alla Chiesa e nell'uso di simboli esoterici, che molti interpretarono come segni di una connessione con forze oscure. Le cerimonie rituali degli Illuminati, sebbene prevalentemente simboliche, venivano spesso descritte dai loro detrattori come pratiche di magia nera. Alcuni resoconti parlano anche di invocazioni demoniache e di sacrifici di animali, ma anche di esseri umani, come parte di un legame con poteri sovrannaturali. Tuttavia, la maggior parte di queste affermazioni non è supportata da prove concrete. Un altro elemento che alimenta queste teorie è l'associazione di alcuni simboli degli Illuminati, come il triangolo e l'occhio onniveggente, con concetti di potere sovrannaturale. La loro rappresentazione nelle opere d'arte e nella cultura popolare moderna ha contribuito a rafforzare l'immaginario di un'élite che avrebbe stretto patti con forze oscure per dominare il mondo. La leggenda dei patti con il diavolo si è poi intrecciata con le teorie cospirative riguardanti celebrità e personaggi pubblici accusati di utilizzare simbolismi occultisti per dichiarare la loro fedeltà agli Illuminati. Gli Illuminati hanno trovato un posto permanente nella cultura popolare moderna, influenzando settori come la musica, il cinema, la moda e persino il marketing aziendale. Molte celebrità e aziende utilizzano simboli che richiamano gli Illuminati sia per creare un'aura di mistero, sia per sfruttare l'immaginario associato a potere e segretezza. Nel mondo della moda, marchi di lusso come Balenciaga e Gucci hanno incorporato simboli che evocano il mistero e l'esoterismo, attirando l'attenzione di chi cerca di decifrare i loro messaggi nascosti. Gli Illuminati sono diventati un pilastro della cultura pop. Romanzi come Angeli e Demoni di Dan Brown e film come National Treasure hanno contribuito a renderli protagonisti di storie avvincenti. Il simbolo dell'occhio onniveggente appare spesso nella musica, nei videogiochi e persino sulle banconote americane. Spesso, eventi di grande risonanza mondiale, come le cerimonie di apertura delle Olimpiadi, sono oggetto di speculazioni riguardo all'utilizzo di simbolismi legati agli Illuminati. Ad esempio, la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici del 2012 a Londra è stata interpretata da alcuni come un elaborato evento ricco di riferimenti esoterici e simbolici. Tra i dettagli che hanno attirato l'attenzione vi sono le coreografie che richiamavano simboli piramidali e le luci disposte in modo da evocare l'occhio della provvidenza. Secondo alcuni, la narrazione della cerimonia rappresenterebbe una sorta di allegoria del controllo globale e della manipolazione delle masse, temi ricorrenti nelle teorie sugli Illuminati. Anche strutture enigmatiche come i laboratori sotterranei del Gran Sasso in Italia sono state associate a teorie che li collegano agli Illuminati. Tali luoghi, apparentemente dedicati alla ricerca scientifica, potrebbero nascondere attività segrete legate a un'élite globale. I laboratori, noti ufficialmente come il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, sono uno dei centri di ricerca sotterranea più grandi al mondo.
Dedicati principalmente allo studio di fenomeni come la fisica delle particelle e la materia oscura, questi laboratori hanno attirato l'attenzione per la loro ubicazione remota e il loro elevato livello di segretezza. Secondo alcune teorie, i laboratori potrebbero essere utilizzati per scopi non dichiarati, come esperimenti su esseri umani o lo sviluppo di tecnologie avanzate per il controllo globale. Nonostante l'assenza di prove concrete, queste speculazioni si intrecciano con il fascino generale per i luoghi nascosti e misteriosi, consolidando il legame percepito con il nome degli Illuminati. In epoca moderna, le teorie sugli Illuminati si sono evolute fino a includere alcune delle famiglie più influenti e ricche del mondo. Questi racconti suggeriscono che dinastie come i Rockefeller, i Rothschild, i Windsor, i Soros e persino i fondatori delle Big Tech facciano parte di un'elite globale che controlla segretamente la politica, l'economia e la cultura. I Rockefeller, una delle famiglie più potenti degli Stati Uniti, sono spesso accusati di utilizzare la loro influenza nelle istituzioni finanziarie e nelle organizzazioni internazionali, come l'ONU, per promuovere un'agenda di controllo globale. La Fondazione Rockefeller, in particolare, è spesso al centro di speculazioni riguardo al suo coinvolgimento in progetti globali riguardanti la sanità, l'energia e la tecnologia. Si sostiene che, attraverso queste iniziative, la famiglia operi per centralizzare il potere e mantenere il controllo su risorse chiave. I Rothschild, una dinastia bancaria europea con una lunga storia di successo nel settore finanziario, sono spesso accusati di essere gli architetti di un nuovo ordine mondiale grazie al loro presunto controllo su banche centrali e mercati finanziari globali. Sono stati accusati di manipolare eventi storici, come crisi economiche e conflitti politici, per ottenere vantaggi economici e consolidare la loro influenza. La famiglia reale britannica, i Windsor, è stata associata agli Illuminati, secondo teorie, secondo cui il loro potere simbolico e la loro influenza culturale sarebbero utilizzati per mantenere uno status quo a vantaggio di un'elite globale. Tra i membri della famiglia Windsor spesso citati vi sono la regina Elisabetta II e il principe Carlo, accusati di sostenere indirettamente una rete di controllo globale attraverso alleanze politiche e istituzionali. George Soros, illustre finanziere e filantropo, è noto per essere parte di un'elite globale con presunti legami con gli Illuminati. La Open Society Foundations, fondata da Soros, è stata spesso al centro di speculazioni. L'organizzazione, che si propone ufficialmente di promuovere la democrazia, i diritti umani e la trasparenza governativa a livello globale, è stata oggetto di speculazioni da parte di alcuni osservatori, i quali la considerano uno strumento per la destabilizzazione dei governi e la promozione di un nuovo ordine mondiale. Le attività dell'organizzazione, che includono il finanziamento di movimenti per la giustizia sociale e la libertà di stampa, sono state interpretate come parte di un piano più vasto per centralizzare il potere in un'elite globale. Si sostiene che la famiglia Soros, mediante il controllo di ingenti risorse economiche e il finanziamento di campagne politiche e sociali, eserciti un'influenza significativa su eventi di portata globale. Le teorie menzionate si intrecciano con accuse rivolte a diverse dinastie influenti, le quali, attraverso istituzioni quali la Commissione Trilaterale, sarebbero implicate in iniziative volte alla governance globale. Tali accuse sostengono che tali dinastie esercitino un controllo occulto sui sistemi bancari mondiali. Secondo alcuni teorici, eventi pubblici come matrimoni reali e cerimonie solenni sarebbero progettati per consolidare simbolismi occulti e inviare messaggi subliminali al pubblico. Con l'emergere delle tecnologie digitali, figure come Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg sono state inserite nelle teorie di osservatori contemporanei. Queste figure, definite come nuovi burattinai globali, vengono accusate di utilizzare le proprie piattaforme tecnologiche per monitorare, influenzare e manipolare il pensiero a livello globale. A titolo esemplificativo, si considerano piattaforme come Facebook, Amazon e altre, le quali vengono accusate di raccogliere dati allo scopo di promuovere il controllo di massa, alimentando la narrazione di una sorveglianza globale orchestrata dagli Illuminati. Un'ulteriore denominazione frequentemente menzionata è quella dei Bush, ex presidenti degli Stati Uniti,
spesso associati a una rete di elite politiche con presunti legami con gli Illuminati. George Herbert Walker Bush e George Walker Bush sono al centro di teorie che li descrivono come figure chiave in operazioni geopolitiche globali mirate al consolidamento del potere. Eventi geopolitici di rilievo, come le guerre in Medio Oriente, vengono interpretati come parte di una strategia più ampia per mantenere il dominio globale attraverso il caos e la ricostruzione. Le teorie menzionano anche altre famiglie influenti, come i Clinton, con Hillary e Bill Clinton, come esponenti di un'elite globale. La loro influenza politica ed i legami con istituzioni di governance globale vengono interpretati come prove del loro presunto coinvolgimento. La narrativa include anche la dinastia Obama, con l'ex presidente Barack Obama, interpretato da alcuni come un portavoce di un'elite globale che persegue un nuovo ordine mondiale. Queste narrazioni includono accuse di manipolazione geopolitica per favorire conflitti che consentano un consolidamento del controllo economico e politico da parte delle famiglie e delle istituzioni coinvolte. Nonostante l'assenza di prove empiriche, l'associazione di tali famiglie e figure influenti con gli Illuminati rimane un elemento centrale dell'immaginario contemporaneo, alimentata dalla loro visibilità pubblica, dal loro ruolo nelle principali istituzioni globali e da una narrativa che cerca di spiegare il potere concentrato in poche mani. La visione corrente degli Illuminati è quella di un'alta società globale che opera dietro le quinte per dirigere il mondo. Si discutono influenze sugli eventi storici, controllo mediatico e persino basi segrete come l'aeroporto di Denver, considerato da alcuni come il quartier generale degli Illuminati contemporanei. La verità storica sugli Illuminati rimane probabilmente inaccessibile, ma la leggenda, o presunta tale, è destinata a prosperare, stimolando la curiosità e la fascinazione per generazioni future. E così, tra storia e mistero, abbiamo esplorato il mondo affascinante degli Illuminati e i segreti delle famiglie potenti che, secondo le teorie, potrebbero guidare il destino del pianeta. Ora tocca a voi. Conoscevate già questi retroscena? Quali di queste storie vi hanno colpito di più? Se oggi avete imparato qualcosa di nuovo, ne siamo felici. Scrivetelo nei commenti. Non vediamo l'ora di leggervi. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi. Grazie per essere stati con noi. A presto, viaggiatore dell'anima.